Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, un gilet facilissimo da realizzare, divertente. Perché è divertente? Perché abbiamo una lavorazione, una costruzione, anche se a pannello, ma diversa perché andiamo a lavorare sempre per orizzontale, ma poi dobbiamo girare il lavoro per avere questo effetto. Io ho deciso di non mettere le maniche, ma se volete potete anche realizzare un maglione con la stessa tecnica perché è leggero e lo possiamo mettere sopra le camicie, sopra una maglia. È largo, molto comodo, molto, per cui è facile e è adatto a tutti. Io spesso tipo un gilet poncho perché lo utilizzo anche sotto ai cappotti o anche sotto un piumino d'inverno. Se utilizzo e metto sotto una maglia più leggera, vado a mettere il mio gilet, non ho il problema delle maniche. Allora, io spero che il tutorial vi piaccia. Ho utilizzato come filato il Ricky, che è veramente uno dei filati che mi piacciono tantissimo. Il colore è un verde diverso dal solito. Allora vi faccio vedere prima da vicino il gilet e poi l'occorrente al tutorial. Allora vi faccio vedere da vicino la lavorazione del gilet, come vedete è abbastanza grande, non entra neanche nell'inquadratura. Allora è un gilet semplicissimo da realizzare proprio per tutti, anche per le principianti, perché quello che dobbiamo andare a realizzare e a lavorare lavoreremo in questo modo, per cui sono dei punti facilissimi. Andiamo a lavorare a pannello, per cui prendiamo prima la lunghezza che noi preferiamo. Questi sono 60 centimetri, ma voi potete farlo 70, 80, insomma come preferite, ma anche corto, se vi piace corto. Allora poi andiamo avanti fino alla larghezza. La mia circonferenza è 100. Io ho deciso di aggiungere un 10%, col 10% sono arrivata a 110, diviso 2, la mia larghezza del primo pannello sarà di 55 cm, per cui il pannello che andiamo a realizzare è di 60, compreso il bordino, 60 cm per 55. Poi ho deciso di realizzare come, diciamo, come giromanica molto largo, oltre i 30 cm. Non mi piace un gilet che abbia almeno una particolarità, no? Volevo farlo anche più ampio, però il fatto che avendo un seno abbondante ho deciso di chiuderlo leggermente, se no a me faceva un pochino di difetto, no? Dovevo realizzarlo più largo. In questo caso allora l'ho chiuso leggermente di più, ma se volete fare una prova potete realizzarlo anche più aperto, che è molto molto particolare. Allora per lo scollo ho deciso di fare un piccolo bordino e riprenderlo come alle maniche. Come vedete qui ho utilizzato dei punti a rilievo che sono diversi dalla parte sottostante perché volevo dare più volume, e più importanza per quanto riguarda un particolare in più, no? Sul nostro giro manica. E così l'ho realizzato anche per lo scollo, però lo scollo quando si indossa rimane molto più teso perché io l'ho fatto molto molto morbido, non a chiudere, perché comunque uno scollo di quasi di 30 centimetri è a barchetta, per cui una lavorazione a pannello. Ma se dovete decidere qualora di farla a volo potete fare con delle diminuzioni oppure fare anche uno scollo o aggiungere le maniche. Basta fare altri due pannelli, prendere la vostra misura del vostro braccio fino alla lunghezza del polso e poi fare anche delle maniche oppure realizzare un cardigan. Insomma si può variare e anche modificare. È bello anche mettere una cinta qui al centro. Insomma si può variare e rendere unico il nostro gilet. Prendete le vostre misure e iniziamo subito con il tutorial. Adesso l'occorrente. Il filato che ho scelto per questo progetto è il Ricky. È un filato vaporizzato. Ha il 30% di lana e il 70% di acrilico. A 200 metri circa, consigliano ferri dal 6 all'8 e dall'uncinetto 4,5, 6,5. Sono 100 grammi a gomitolo. Veramente un bellissimo filato. Uncinetto 6 e un ago.
Per iniziare il nostro progetto dobbiamo avviare 86 catenelle. 86 catenelle corrispondono con un uncinetto 6, corrispondono a 60 centimetri. Voi fate sempre un vostro campione e determinate la lunghezza, se lo volete più lungo o anche più corto. Allora, per iniziare faremo un piccolo bordo di 6 catenelle, per cui vado io ovviamente faccio un piccolo campione perché la lavorazione è sempre la stessa. Vado a lavorare una catenella in più, prendo il filo, entro dentro la catenella e lavoro una mezza maglia alta chiusa. Preso il filo, lo passo in questo modo, prendo il filo, entro nella catenella, senza prendere il filo lo passo sulle due asoline. Questa è mezza maglia alta chiusa. Ne realizzo 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ora inizia la nostra lavorazione. Vado a realizzare una catenella, salto la catenella sottostante e vado in quella successiva e realizzo mezza maglia alta, ma non chiusa, per cui prendo il filo, la realizzo normale, catenella, salto una catenella e vado in quella successiva e mezza maglia alta. Qui, come vedete, prendo il filo, lo riprendo di nuovo, catenella, salto una catenella, vado in quella successiva. Qui vado a realizzare questa sequenza fino al termine. Come vedete è facilissimo da realizzare. Ancora catenella e vado a chiudere sull'ultima maglia. E abbiamo fatto la prima riga. La seconda riga vado a realizzare una catenella, stringo un pochino, giro il lavoro. Ora vado a lavorare in costa retro, solo maglie basse. Vado a lavorare solo maglie bassissime, costa retro, prendo il filo e lo faccio passare. Come vedete qui abbiamo delle maglie a rilievo, il punto, ve lo faccio vedere da vicino, sono delle maglie a rilievo, restano a rilievo e dietro invece abbiamo la nostra mezza maglia alta. Per avere questo punto particolare dobbiamo ora dare sulla costina dietro maglia bassissima. Ci dobbiamo ricordare che poi abbiamo le ultime 6 maglie che corrisponde al nostro bordino del nostro gilet, che dobbiamo lavorarle invece in un modo diverso. Allora, adesso io proseguo lavorando le maglie bassissime in costa retro. È per questo che preferisco fare il campione in maniera che vi faccio vedere bene la lavorazione. Allora, adesso che siamo arrivate, contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prendo il filo, potete mettere un marcapunti così non vi sbagliate, prendo il filo e lo vado a passare in questo modo, mezza maglia alta chiusa. Qui il nostro bordino delle 6 maglie sarà sempre a mezza maglia alta chiusa in costa retro, perché la lavorazione sarà sempre in costa retro, sempre. Abbiamo quasi l'ultima. Quando arrivo alla fine, come vi ho fatto vedere in altre volte, ci fermiamo qui dove c'è la V, mi giro con l'uncinetto e mi trovo subito la costina da lavorare. Tiro un pochino il filo, catenella e giro il lavoro. Adesso di nuovo vado a lavorare sempre mezza maglia alta chiusa, solo le 6 catenelle di avvio, io mi riferisco,
sempre alle 6 catenelle. Abbiamo fatto 1 2 3 4 5 e abbiamo la sesta. Ecco qui. Adesso, come vedete, mi avvicino. Qui abbiamo la nostra spighetta centrale. Ora dobbiamo andare a lavorare le nostre mezze maglie alte. Abbiamo lavorato adesso la parte, il nostro bordino, catenella e andiamo a fare la lavorazione. Prendo il filo, salto una maglia e vado proprio dove c'è, vedete, la mezza maglia alta, ma la prendo in costa retro. Eccola qui. Prendendola in costa retro, noi mettiamo a rilievo la parte centrale, vedete? Qui ancora catenella, prendo il filo e vado a lavorare in costa retro. Mi raccomando di non prendere la costina davanti, perché poi dopo non risulta più, cioè non si vede più la spighetta, per cui mi raccomando su questa cosa. Allora prendo e vado a lavorare di nuovo, eccola qui, la mia costina. Sempre a mezza maglia alta, non deve essere chiusa, è normale. Quella chiusa soltanto le prime 6. Abbiamo l'ultima, sempre la costina, mi giro con l'uncinetto e trovo subito la costina da lavorare, eccola qui. E abbiamo terminato. Ora ripetiamo tutto da capo. Catenella, giro il lavoro e andiamo a lavorare sempre in costa retro solo maglie bassissime. Quando arriviamo sempre alle 6 maglie, io non ho messo il marcapunti, però come 1 2 3 4 5 e 6, però mi fermo sempre perché mi accorgo proprio quando arrivo alle maglie da lavorare, vado a fare di nuovo la mezza maglia alta chiusa, non prendo il filo e passo sulle 2 asoline. E ho terminato. Io vado avanti sempre a lavorare questi 2 righe, una volta con la mezza maglia alta e una volta con la maglia bassissima, sempre in costa retro, e risulta questo effetto bellissimo. Prendo l'ultima costina, mi giro, ecco qui, e ho terminato. Questo è il retro, vedete? Adesso giro il lavoro, come vedete riesco a far mettere a fuoco, eccolo qui. Si vede benissimo la nostra spighetta che prende, come vedete, come questa parte vedete proprio la spighetta e la parte finale che è questa, ok? Poi per quanto riguarda, io ho fatto una variante, ma se volete potete ripetere oppure potete mettere le maniche, questo in base sempre al vostro gusto e come poi vi piace di più e come lo indossate. Allora adesso andiamo a lavorare 2 pannelli identici di 60 centimetri per quanto riguarda questo gilet per 55, ma voi prendete la vostra misura. Una volta che avete terminato di lavorare, come vedete questo è il primo pannello, ne ho realizzati 2, c'è anche l'altro pannello. Ora vi faccio vedere per quanto riguarda le misure. Allora, abbiamo i 60 centimetri di lunghezza, ma ovviamente per cucire la nostra lavorazione risulterà in questo modo, vedete? In questo modo. La larghezza
è di 55 centimetri, perché ovviamente la mia circonferenza è 100, ho messo il 10% di agio, mettendo il 10% di agio ogni pannello è di 55, come vi ricordo che ne abbiamo già parlato all'inizio del tutorial. Adesso iniziamo subito le cuciture. Dobbiamo andare a cucire da questa parte, ma lascerò uno scollo molto largo perché sarà a barchetta, per cui avrà una scollatura molto ampia. Poi potete decidere anche farla più piccolina, ma essendo che qui abbiamo fatto una, diciamo, è dritto, non abbiamo realizzato qui questa parte delle diminuzioni, vi consiglio sempre di farlo abbastanza largo, anche perché se utilizziamo sotto una camicia, una polo, è molto più carino anche come modello. Ora andiamo a cucire questa parte e lasciamo abbastanza ampio questa parte qui, che ora vi darò le misure, e cuciamo la parte laterale. Adesso che abbiamo messo i pannelli al dritto, perché la cucitura sarà al dritto del lavoro, dell'interno rovescio con rovescio, e qui abbiamo il dritto del lavoro, andiamo a prendere la misura di quanto noi dobbiamo cucire, quanto scollo dobbiamo avere. Allora, vediamo ora le cuciture e poi vi do la misura dello scollo. Adesso che dobbiamo iniziare a cucire le spalle, io mi sono agganciata con il filo, dobbiamo far corrispondere le nostre spighette, proprio queste. Allora, come facciamo? Adesso io entro nella spighetta laterale, che è questa, con l'ago, come vedete ci passo in tondo, ripasso in quella successiva, che è questa, e ci passo in tondo, vedete? Cioè ci vado a girare in tondo. E vado a tirare. Come vedete corrispondono tutte e due, possiamo fare un ulteriore giro se volete. Allora adesso vado a prendere la mezza maglia alta che abbiamo laterale, la dobbiamo andare a chiudere in questo modo. Prendo la parte laterale, ci ripasso sopra e passo nella spighetta. Riprendo la spiga laterale dalla parte opposta e vado a girare in tondo. Adesso parto, posso anche cucire, se non vi piace la cucitura può rimanere un pochino più spessa, vado a fare di questo sempre in tondo per quanto riguarda anche la mezza maglia alta, poi passo proprio al centro della mezza maglia alta, ci ripasso sotto, vedete, e vado a chiudere, passo sempre sulla spighetta e giro in tondo. Faccio 2 volte proprio per renderla insomma più sicura. Vi faccio vedere quella che ho cucito, eccola qui. Questa è la cucitura, ovviamente questa è la mezza maglia alta e queste sono, come vedete, la congiunzione delle righe, le righe insomma la spighetta, eccola qui, e l'abbiamo ben collocata. Adesso andiamo a prendere le misure per quanto riguarda lo scollo. Lo scollo, ho lasciato uno scollo di circa 29 centimetri, calcolando che poi c'è la rifinitura, io lo lascio abbastanza largo perché se voglio mettere una camicia, un qualcosa non mi deve dare fastidio, che comunque questo è un gilet abbastanza largo e avrà qui ai lati, cioè come giromanica sarà molto ma molto ampio. Allora adesso andiamo a cucire i laterali. Allora, ho realizzato le cuciture laterali. Come al solito ho fatto sempre la cucitura invisibile, che già vi ho fatto vedere insomma tante volte. Basta prendere, invece di lavorare la catenella piena, l'andate a lavorare dalla parte laterale. Insomma, poi ve l'ho fatto vedere tantissime volte. Allora, ho lasciato come giromanica 32 centimetri.
32 centimetri, molto ampio. Voi potete anche realizzarlo più piccolino oppure anche più profondo. Vanno tanto di moda, insomma, questi gilet che hanno un giro manica molto molto largo. Allora adesso andiamo a lavorare l'altro giro manica, vi faccio vedere come si realizza e poi andiamo a concludere a rifinire la nostra scollatura. Allora, adesso che vado a lavorare il nostro giro manica, io ho realizzato delle maglie, come vedete, a rilievo, una avanti e una dietro. Ho fatto diverso per quanto riguarda il nostro bordino, che è bello elastico, anche questo, ma lo volevo molto più cicciotto per rifinire e dare un qualcosa di diverso in questo gilet. Allora, vado ad agganciarmi proprio al sottomanica e realizzo 2 catenelle. Andiamo a lavorare sempre in costa retro e vado a lavorare sempre una mezza maglia alta, qui vado dietro, prendo il filo e vado a lavorare punto su punto in costa retro. Però quello che dobbiamo fare, attenzione, abbiamo qui la nostra trecciolina, la nostra spighetta, come la vogliamo chiamare, per cui io vado a lavorare proprio dietro in maniera che la lascio in rilievo, sempre mezze maglie alte per tutto il giro, e poi vado a lavorare le maglie a rilievo. Allora, quando io vado a fare il giro ci troviamo da questa parte che la spighetta, come vedete, non c'è, no? Perché questo è l'inizio del lavoro. Ecco qua, è l'inizio del lavoro. Noi andiamo a lavorare sempre dietro, andiamo a prenderlo dietro in maniera che rimane un piccolo bordo in questo modo e ci fa sempre da rilievo. Non è perfettamente come in questo caso, ma comunque non si vede assolutamente, ve lo faccio vedere anche da questa parte, e comunque resta rilievo. Allora andiamo a lavorare tutto il giro e poi vi faccio vedere le maglie a rilievo. Fatto le 2 catenelle, vado comunque a lavorare a rilievo, prendo in questo modo passando l'uncinetto sotto alla maglia, prendo il filo e vado a lavorare maglie basse, scusate, ma mezze maglie alte, non maglie basse, mezze maglie alte, una in rilievo davanti e una a rilievo dietro, vedete, dietro, in questo modo, per cui vado sempre a lavorare una maglia a rilievo avanti e una dietro per tutto il giro, ma poi vado a lavorare a un altro giro ancora in maniera di alzarmi in base ai centimetri che vi piace di più, potete farlo anche più grande. Io preferisco in totali, sono il primo che abbiamo fatto, il secondo e il terzo, sono 3 giri. Con 3 giri insomma mi trovo benissimo. Vado a completare e poi andiamo a rifinire lo scollo. Allora, per lo scollo io sto lavorando sempre mezze maglie alte. Come faccio? Allora, dove abbiamo qui la nostra spighetta, prendo il filo, entro proprio nella spighetta sottostante e vado a lavorare mezza maglia alta. Poi dove c'è la mezza maglia alta distesa, vado a ne lavoro 2, per cui la prima e la seconda, e ho concluso. Vado a lavorare tutto il giro in questo modo. Adesso qui abbiamo la chiusura che possiamo, come chiusura, ecco, vado proprio a chiudere il giro perché io già l'ho realizzato, è super facile, poi io vi faccio vedere tutti i passaggi. Vado a lavorare con una maglia bassissima e vado a concludere. Adesso noi possiamo decidere di lavorare con delle maglie bassissime e concludere come lavorazione, o una mezza maglia alta per chiudere, oppure possiamo fare un giro sempre a rilievo. Io preferisco fare a rilievo, vado a fare 2 catenelle e possiamo lavorare la maglia a rilievo sia semplicemente una maglia a rilievo a maglia bassa, per cui invece di andare a lavorare una mezza maglia alta, siccome non voglio un bordo troppo evidente o troppo alto, vado a concludere in questo modo, lavorando a maglie basse
una avanti e una indietro. Questa è quella avanti, lavoro maglie basse, semplicemente senza prendere il filo, semplicemente per far un piccolo richiamo per quanto riguarda un piccolo richiamo per il nostro scalfo, per cui noi, ma questo dipende quanto lo volete largo, per cui non è, le cose variano in base anche ai gusti. Io preferisco andare a rifinire in questo modo perché la maglia bassa mi stringe leggermente e mi dà un piccolo motivo. Ecco qui, ho terminato tutto il giro. Voi potete anche farlo più piccolino o una rifinitura. Io lo preferisco un piccolo bordino, ci sta bene perché tanto è molto molto elastico. Adesso qui abbiamo lo scalfo, come vedete, è abbastanza largo, come vi ho dato già le misure, e qui abbiamo il termine del nostro gilet, comodissimo da mettere sopra alle camicie, sopra una maglia, sopra, insomma, abbiamo tantissimi modi per poterlo valorizzare. Allora, l'ho messo in questo modo, ora devo nascondere bene tutte le codine così si vede meglio. Possiamo mettere anche una cintina in vita e questo è molto comodo quando vogliamo utilizzare sotto un qualcosa che è molto leggero. Allora, mettendo questo gilet ci copre benissimo, ma anche sotto ai cappotti o sotto a un piumino abbiamo le maniche, insomma, le maniche libere. E è bello perché ha questa apertura molto grande. La nostra giromanica. Allora, io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Come avete visto è super facile da realizzare, lo possono realizzare tutti, super facile e questo punto è molto particolare. Potete fare delle varianti, aggiungere le maniche, potete fare uno scollo a V, potete renderlo più lungo, più corto, lasciarlo aperto come un piccolo giacchino, insomma, potete fare tantissime variazioni che con la lavorazione a pannello possiamo veramente spaziare in diciamo, tutte le composizioni che vogliamo realizzare. Sono contenta che vi è piaciuto, come avete visto è facile, vi ho dato tutte le indicazioni, basta prendere poi la circonferenza del seno e dei fianchi, quella più ampia, e poi ho aggiunto un 10%. Con tutto ciò che ho aggiunto un 10%, come vedete è molto ampio perché il punto cede tantissimo e adesso è un pochino teso perché è ancora da lavare, ma io ho tanti gilet in questo, fatti e costruiti in questo modo. È molto versatile perché quando andiamo a mettere una giacca o un cappotto o un piumino abbiamo le maniche libere ma siamo coperte sopra, almeno io preferisco, e è adatto a tutte le taglie. Questo, diciamo, la mia circonferenza è una M, una L, ma è adatto a tutte le taglie. Come avete visto è ampio, è largo, possiamo farlo lungo, possiamo realizzarlo corto, aperto, con le maniche, senza maniche, insomma possiamo mettere anche una cintina in vita che sta benissimo. Io vi saluto a tutti e vi ringrazio, ci vediamo sempre il lunedì e venerdì con il tutorial, ci saranno le dirette, insomma anche il mercoledì e la domenica, il video della domenica. Se volete potete seguirmi anche su Instagram, Luna Dolci Riflessi. Un bacione a tutti e ci vediamo presto.